Prima di partire mi chiedevo il motivo per cui Bali fosse così famosa nel mondo e attraesse così tanti turisti. Non ho impiegato molto tempo a capire che la motivazione principale è la profonda spiritualità del popolo balinese, che influisce su tutti gli aspetti di routine quotidiana. Infatti, la cultura e le tradizioni balinesi sono rimaste intatte nei secoli. Ed è proprio questo il segreto del fascino di questa meravigliosa isola. Appena arrivati all'aeroporto riusciamo subito ad affittare un motorino per 5 euro al giorno. Raggiungeremo Bud, la nostra base iniziale per visitare l'isola. Posizionata al centro dell'isola ed immersa in una vegetazione lussureggiante, è una delle aree che custodisce i templi più importanti e particolari. Dopo un'ottima colazione andiamo a visitare il Goa Gajah, la caverna dell'elefante, uno dei siti archeologici più importanti di Bali. Appena entrati ci troviamo al cospetto delle Apsaras, spiriti delle nubi e delle acque che sorvegliano le vasche sacre. Una leggenda del folklore locale narra che la caverna sia stata scavata dal gigante mitologico Kebo Iwa, utilizzando solo i suoi artigli. L'accesso alla grotta avviene attraverso la bocca di un demone, posizionato lì per scacciare gli spiriti maligni. Sembra rappresentare Rangda, la regina dei demoni del male. Il tempio ha una forma a T interamente scavata nella roccia ed è dedicata al dio Ganesh. Al suo interno si trovano frammenti di lingam e yoni, rappresentazioni sessuali rispettivamente maschile e femminile del dio Shiva secondo gli induisti. Il tempio è sommerso in un canyon segreto nel profondo di una fittissima giungla. Fa parte di un complesso di piscine, alberi sacri secolari di banyan, nicchie per la meditazione e giardini tropicali. A Bali, per accedere ai luoghi sacri, è necessario indossare il sarong, un largo pezzo di cotone o seta utilizzato come gonna sia dagli uomini che dalle donne. In origine il sito non era solamente induista, presente infatti non solo gli elementi tipici ma anche i resti di un tempio buddista. È evidente sin da subito come il legame tra i balinesi e l'acqua sia molto forte. Infatti credono che questo elemento fornisca armonia ed equilibrio nel legame tra l'uomo e l'universo. Un'altra decorazione religiosa tipica balinese è il penjor, che può raggiungere l'altezza di 10 metri. Simboleggia la coda del barong, spirito della bontà, ed è rappresentata come se pendesse dalla cima del monte Angun, montagna sacra per i balinesi. Sono decorate con radici di patate, foglie di cocco, frutta, riso o pannocchie di mais. Vengono installati il giorno della cerimonia Galungan, momento in cui gli spiriti dei defunti tornano a far visita alla loro terra e agli attuali abitanti, che hanno la responsabilità di essere ospitali attraverso preghiere ed offerte. Il paese delle mosche. No, ci sono mosche.
Siamo costretti a uno stop forzato sulla strada verso il Tirten Pool, uno dei luoghi più sacri dell'intera isola. Ci accorgeremo presto che una delle costanti di Bali, oltre i templi, è la pioggia. Tirten Pool, in lingua balinese, significa acqua che sgorga dalla terra. È uno dei 5 templi più sacri di tutta Bali. Il tempio ha diverse sorgenti che si dice siano state create dal dio Indra, ritenute acque benedette capaci di purificare coloro che vi si bagnano. Ma non si bruciano i soldini messi là. Tirten Pool è dedicato a Vishnu, il dio indù dell'acqua, e comprende anche santuari di Shiva e Brahma. Sebbene sia un luogo di culto sacro per la gente del posto, i turisti di tutto il mondo sono i benvenuti a sperimentare e partecipare ai rituali di purificazione. Per accedere al tempio bisogna attraversare un ampio giardino, decorato e adornato da piante e statue, che conduce al Kandi Bentar, il tipico e finemente scolpito portale d'ingresso a 2 battenti. Il rituale della purificazione è una famosa tradizione indù a Bali. La funzione di questo rituale è pulire il corpo, l'anima e la mente per ottenere una nuova vita ed una nuova energia. Le sorgenti sacre sgorgano in delle grandi piscine all'interno del tempio, attraverso 30 bocchettoni d'acqua. Le abluzioni vanno ripetute per ognuno dei bocchettoni, partendo da ovest verso est, seguendo un preciso rituale. Saluto alla divinità. Poi ci si lava il capo per 3 volte, poi per 3 volte la bocca, si mette la testa sotto il getto d'acqua ed infine si ringrazia la divinità. È stata una delle esperienze più toccanti e profonde dell'intero viaggio. Anche se il tempio era stracolmo di turisti, l'atmosfera sacra e rilassante è rimasta praticamente intatta. Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!